Ciao a tutti! Benvenuti su Musi News. Oggi parleremo di tre brevissime notizie per tenervi aggiornati un po' sulla situazione attuale della musica classica. La prima notizia di oggi. È una notizia fighissima perché, ragazzi, sta per uscire un album che è tipo, sai, quegli album che questo ce lo devi avere, punto e basta. Ed è un fantastico album della Gramophone, ovviamente, Deutsche Grammophon, sì. di John Williams, che dirige la Wiener Philharmoniker per ovviamente una scelta di tutti i brani. Colonne sonore, sì, dei film più noti. C'è Jurassic Park, Harry Potter, mi pare anche Indiana Jones, Star Wars. così, cioè tu ti svegli una mattina, ok, che sei già John Williams, quindi insomma già ti svegli abbastanza che te la senti. Cioè, si mette a dirigere i Wiener. Ma poi alla Music Verein, no? Come sala da concerto, dico mica pizze e fighi. Beh, figo, no? Dai, sentiamoci un pochetto il video. È carino lui. Durante il concerto che hanno eseguito si era unita anche Anne-Sophie Mutter, la famosissima violinista tedesca. E ci ricordiamo che lei ha avuto il coronavirus, oltretutto. Esattamente, lei è stata una di quelli che ha ammesso di essere risultata positiva, che ha eseguito una serie di adattamenti virtuosistici scritti appositamente per lei da Williams, dai film di Harry Potter e anche The Witches, e insomma il tema di Sabrina, Devil's Dance. Quindi molto bello. E poi oltretutto, appena entrato, diciamo che ecco, prima che lui cominciasse a dirigere, tutti quanti gli hanno fatto una mega standing ovation, che voglio dire, Ovviamente. già fatti con il tappeto rosso, ragazzi. Musica emozionante. Ma sì, senti, cioè, è troppo bella, basta. Ma Io quando parli di Ennio Morricone, Nino Rota e tutte anche queste. noi abbiamo i nostri top, Dario Marinelli per Orgoglio e Pregiudizio, mamma mia. Quindi, insomma, questo CD, da quanto ho capito, sarà disponibile da quest'estate, se non Dal sbaglio, giusto? 14 agosto esattamente. Appunto. E Che poi è quindi stato un concerto che in realtà è avvenuto a questo gennaio, 18-19 gennaio 2020, quindi poco prima che effettivamente, diciamo, tutta la situazione di blocco è poi iniziata, ecco, quindi forse è stato anche uno degli ultimi concerti dei Wiener, chi lo sa. la prossima notizia di oggi riguarda un problema che è sorto proprio a causa di questa situazione che stiamo vivendo attualmente e soprattutto riguarda il problema della riapertura delle orchestre e della distanza che i musicisti dovranno appunto mantenere durante le prove e i concerti. E quindi c'è stato un team di ricercatori del Policlinico Universitario Berlinese e hanno diffuso una relazione tecnica nella quale hanno appunto stabilito che archi, percussioni, strumenti a tastiera devono essere posizionati a 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro. I fiati invece devono stare diciamo anche 2 metri A di 2 metri. quadrata la distanza, sì. Mm. E gli ottoni abbiano assolutamente uno schermo supplementare in plexiglass. Tutto questo è nato dall'analisi di specifici strumenti come il clarinetto, il flauto, la tromba. Anche il direttore d'orchestra deve stare lontano 1,5 metri. Chiaramente questo è raccomandato per evitare la diffusione del virus, ma ovviamente non riguarda assolutamente il pubblico, perché per quello ci saranno ulteriori poi analisi e Organizzazioni, certo. Beh, però diciamo che ecco, è già un piccolo passo avanti, nel senso che qualcuno sta pensando anche ai musicisti in questo momento, qualcuno ci sta già pensando e sta studiando come poter riavviare perlomeno parte del lavoro, ecco. Sì, e ovviare a questo problema della diffusione del virus, che
purtroppo certo. l'assembramento umano in orchestra è inevitabile, quindi è chiaro che bisogna porre Anche rimedio. perché poi con tutte queste distanze che dovremmo tenere o comunque che dovranno essere tenute, ovviamente riguarda anche i teatri stessi, perché non tutti i teatri potranno probabilmente usufruire di tutto questo spazio. Certo, è anche un problema logistico, Quindi anche chiaramente. l'organico, chissà se in futuro Magari, l'organico cambierà. magari ci sarà una riduzione o si creeranno dei repertori come ha fatto, come è successo anche quel concerto dei Berliner, è stato suonato in una formazione cameristica e magari si alterneranno i musicisti dell'orchestra, nella speranza che nessuno poi venga lasciato a casa, ovviamente. Sappiamo bene da tutti i vari siti di news che tutti i concerti e i festival di musica classica sono stati cancellati questi estivi, quindi vedremo da settembre cosa succede e ovviamente speriamo in bene. L'ultima notizia di oggi riguarda una coppia di cantanti inglesi, lei mezzosoprano, che si chiama Helen Charleston e lui baritono Michael Craddock. La coppia si doveva sposare il 18 aprile scorso, però a causa Covid purtroppo ovviamente con tutte le restrizioni del caso, Gaia fa queste facce perché questa storia mi ricorda qualcosa. Non ti ricorda qualcosa? No, guarda, non mi tocca personalmente per niente. Vai, però continua. Quindi questa coppia doveva sposarsi, però purtroppo hanno dovuto posticipare il matrimonio. La ragazza, Helen, ha deciso di comporre una poesia ispirata proprio da queste circostanze. Siccome i due cantanti sono molto amici di uno dei migliori compositori in Inghilterra, il cui nome è Owen Park, hanno deciso di chiedergli di poter comporre una musica ispirandosi alle parole e al testo scritto da Helen. Compositori più giovani, giusto? Esattamente. Hanno composto questo brano, un duetto, hanno creato un video, ovviamente loro erano in lockdown, quindi erano chiusi in casa insieme e hanno cercato in qualche modo di celebrare così. Diciamo che è stato un gesto commemorativo Del non matrimonio. Per ricordare la tristezza non ci siamo sposati. Il 18 aprile, ma prego leggi qualche frase così allegra di questa poesia. Ma perché invece di leggere non ascoltiamo un pochino questo famoso video, no? Quindi il titolo è 18 aprile. Già parte allegro, direi. Bello. Prende, diciamo, si sente la parte più tragica del momento. Ovviamente è una cosa sempre un modo giusto per passare questi momenti. Ed è anche magari viverli con leggerezza. Sì, forse è un segno che ci dice non ve sposate che è meglio. Allora ragazzi, questa era l'ultima notizia per oggi, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, stay tuned e ciao a tutti! Sì. Benvenuti su Musi News. News dal mondo della musica classica, da musicisti senza lavoro. Ha raggiunto la follia, signori e signori. Ma che è accaduto? Io sto così, viva la nonna, affezionata alla sua vestaglia. Allegrissima, allegria! La notizia di oggi è, chi lo sa, vita mia. Questo è carino. Cos'è? Allora,
Comunque io non ti sento. Ah, beh, ottima notizia direi. Aspetta.